Ciao a tutti e benvenuti in questa video guida. Io, per chi non mi conoscesse, sono Stefano, sono un grande appassionato di cammini e trekking lunghi e oggi sono qua perché poco tempo fa ho concluso la mia esperienza sul Cammino del Salento e ho già pubblicato i video di questa esperienza sul mio canale, ma vorrei cercare di aiutare tutti quelli che prossimamente vorranno andare a percorrerla con qualche consiglio e qualche informazione utile. Quindi vi consiglio di guardare attentamente questa guida e ovviamente di andare sul Cammino del Salento perché è un cammino veramente bellissimo. Ho diviso questo video in 9 capitoli, così se volete skippare da un argomento all'altro potete farlo semplicemente scorrendo qua sulla timeline, e vi spiego già principalmente la via del mare e non la via dei borghi, non tanto perché sia più bella o per chissà quale motivo, ma semplicemente perché è la mia esperienza diretta che ho fatto su questo cammino. Ma non dilunghiamoci oltre, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Il Cammino del Salento unisce Lecce a Santa Maria di Leuca e si divide appunto in due cammini: la via del mare e la via dei borghi. La via del mare ovviamente si chiama così, lo capite già dal nome, perché da Lecce va direttamente sul mare Adriatico, mentre la via dei borghi, sempre partendo da Lecce, però prende un'altra direzione e passa per una zona più interna, ma entrambe poi si ricongiungono a Otranto e scendono insieme a Santa Maria di Leuca. È un percorso che tocca dei posti famosissimi del Salento, come la Cava di Bauxite, come la Grotta della Poesia e tantissimi altri che sicuramente avrete già visto, e vi dà la possibilità di camminare tra paesaggi costieri, uliveti, pinete e borghi storici, quindi ha veramente una varietà incredibile. La via del mare è lunga 115 km, mentre la via dei borghi è lunga 135 km. I dislivelli che dovrete affrontare sono praticamente nulli, si cammina quasi sempre ad altezza mare o poco più, e le salite vere e proprie che dovete affrontare sono veramente poche e si concentrano quasi tutte nella seconda parte del cammino. A memoria direi che ci sono solamente 3 o 4 salite e discese veramente degne di nota, ma sono corte, quindi non vi preoccupate perché appunto è un cammino prevalentemente pianeggiante. È un tracciato che si sviluppa principalmente su sentiero, ma ci sono anche ovviamente diversi tratti di asfalto e, dato che siamo sulla costa, ogni tanto ci troveremo anche a camminare sulla spiaggia, che vi dirò la verità non è niente male. Per quanto riguarda la segnaletica invece troverete degli sticker tondi arancioni con una freccia bianca e la scritta Cammino del Salento che vi aiuteranno nel sentiero, oppure troverete dei cartelli arancioni a forma di freccia con scritto Cammino del Salento, quindi la segnaletica è principalmente frecce bianche su fondo arancio. La via del mare è divisa in 5 tappe ufficiali e sono Lecce San Foca, San Foca Otranto, Otranto Santa Cesarea Terme, Santa Cesarea Terme Marina Serra, Marina Serra Santa Maria di Leuca. Queste ovviamente sono le 5 tappe ufficiali in cui è suddiviso il cammino, ma nulla vieta che voi possiate andare a rimodellare le varie tappe a seconda delle vostre esigenze, a seconda delle vostre possibilità. Come vedete non sono tappe con un chilometraggio esagerato, questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo arrivare a un cammino come questo impreparati, perché una base di allenamento serve sempre e qualche conoscenza bisogna avercela, quindi mi raccomando comunque non sottovalutatelo, anche se all'apparenza sembra abbastanza facile. Non fate gli sprovveduti, mi raccomando. Trovandoci nell'estremo sud della penisola ci sono temperature medie che a mio modo di vedere consentono di fare questo cammino durante tutto l'anno praticamente. Ma entriamo un po' di più nello specifico. Sicuramente la primavera e l'autunno sono i periodi ideali per fare questo cammino per quanto riguarda le temperature, perché appunto non saranno troppo elevate e ci consentiranno di camminare con molta più tranquillità. Questo però vuol dire che facendolo fuori stagione, o meglio fuori dalla stagione classica balneare che può vivere il Salento, si può incorrere nel rischio di non trovare tutte le strutture aperte, e inoltre se siete amanti del fare community con gli altri pellegrini sarà un po' più difficile trovarne altri sul cammino. Io ad esempio con il mio amico Filippo l'ho fatto in novembre ed eravamo gli unici 2 pellegrini su tutto il cammino. E un altro contro è che le giornate ovviamente non sono così lunghe come in estate. L'estate invece è il periodo che vi consente di avere appunto più ore di luce, che vi dà la possibilità sicuramente di trovare più pellegrini sul cammino, ma ovviamente facciamo attenzione alle temperature. Come dicevo prima, ci troviamo nella parte più a sud dell'Italia praticamente, e quindi molta attenzione nel rifornirsi di acqua, nel decidere in quale ore camminare, e molta attenzione anche al fatto che ci sono dei tratti su asfalto e
ovviamente sappiamo tutti che l'asfalto va a aumentare ancora di più il calore percepito e anche quello reale, quindi un occhio di riguardo se appunto decidete di farlo in estate. Come dicevo all'inizio, secondo me è fattibile anche in inverno. È chiaro che servono forse un po' più skill per andare ad affrontarlo, però c'è il grande vantaggio che possiamo assistere al fascino del mare in inverno, o perlomeno secondo me il mare in inverno ha un discreto fascino. Come dicevo nella prima puntata del mio video, la credenziale o passaporto del pellegrino vi serve per raccogliere tutti i timbri lungo il cammino del Salento, ma soprattutto vi serve per avere le scontistiche nelle strutture convenzionate e anche per avere l'accesso gratuito al sentiero della Grotta della Poesia. La credenziale costa 15 euro, potete acquistarla sia in ostello a Lecce, ma potete anche farvela spedire a casa, ovviamente con un costo in più per la spedizione. Ma in entrambi i casi avrete già il primo timbro a posto sulla credenziale. Al momento dell'acquisto potrete anche richiedere una lista, come ho fatto io, per avere tutte le strutture convenzionate, sia che si tratti di alloggi, quindi bed and breakfast, hotel e vi dicendo, sia per quanto riguarda i ristoranti o i bar. All'interno della credenziale, oltre ad avere lo spazio per i vostri timbri, ci saranno anche delle cose molto utili, come ad esempio i punti acqua, una lista con i chilometri parziali e i vari consigli per quanto riguarda quei determinati punti del cammino, delle checklist sulle cose da vedere o da portare, quindi insomma è a tutti gli effetti una risorsa da utilizzare sul cammino per organizzarsi al meglio. Fammi bere un attimo perché... Ok. Per quanto riguarda le ospitalità, come vi dicevo prima, avete una lista di strutture convenzionate come bed and breakfast, agriturismi, hotel e anche un donativo a Santa Cesarea Terme che vi consiglio di andare a fare perché vi farà calare ancora di più nell'atmosfera del cammino, e questa è una cosa che mi rimane da Santiago. Inoltre ci sono anche campeggi e strutture che vi consentono di piazzare la tenda se siete amanti del genere o se semplicemente volete abbattere un po' i costi. Ci tengo però a dire che secondo me questo genere di cammino non è il cammino ideale da fare completamente in tenda, perché è molto difficile, al di là di queste strutture, trovare degli spot tenda ideali. Non è sempre così comodo trovarli perché ci sono molte proprietà private, e dove non ci sono proprietà private comunque, ripeto, il terreno non è sempre così adatto per la tenda. Ma io comunque non sono nessuno per dirvi quello che dovete fare. Come vi dicevo, all'interno della credenziale c'è una lista di punti acqua che vi può aiutare per reperire appunto da bere, ma non vi preoccupate perché è un cammino che passa per tanti centri abitati, quindi troverete bar, troverete ristoranti, troverete supermercati dove prendere sia da mangiare che da bere, e comunque nel caso non siate in crisi, diciamo, con l'acqua, fa anche parte del cammino fermarsi da qualcuno, suonare il campanello per chiederlo. Insomma, non è nulla di così strano, non vi preoccupate che nessuno vi morderà per avere un litro d'acqua. Mi raccomando, organizzatevi però sempre per avere qualcosa nello zaino, perché non si sa mai quello che può succedere, e soprattutto un consiglio che vi do io è quello di provare la cucina salentina, perché ragazzi è fantastica, tra pasticciotti, rustici, taralli, che più ne ha più ne metta, è veramente uno spettacolo, e questo è anche uno dei grandi vantaggi di fare dei cammini in Italia. A mio modo di vedere si tratta di un cammino abbastanza economico. Tenete in considerazione che io l'ho fatto spendendo più o meno 350 euro, considerando all'interno di questa somma anche il viaggio andata e ritorno in treno da Ferrara a Lecce, che non è propriamente corto. Questo perché gli alloggi comunque si trovano tra i 20 e i 25 euro, dopo ovviamente se volete spendere di più nessuno ve lo vieta. Però ecco, questo più o meno è il range degli alloggi. In più, ripeto, se lo fate in tenda magari riuscite ad abbattere ulteriormente i costi, e in più se non mangiate a ogni pasto al ristorante ma vi fermate ogni tanto al supermercato a prendere qualcosa o in un bar, capite bene che la cifra totale si abbassa tantissimo. E in tutto ciò consideriamo anche che siamo in una zona d'Italia che sicuramente non è tra le più care, quindi ripeto, potete cavarvela veramente con poco per fare questo cammino. Ovviamente non è il cammino giusto se siete amanti solamente di colline e montagne, e qua non è difficile da capire il perché. È però un ottimo cammino se volete iniziare a fare questo genere di esperienze, perché come vi dicevo prima le difficoltà tecniche praticamente non esistono. Ovviamente si tratterà solo di imparare a gestire un po' il chilometraggio, ma per il resto è veramente semplice, anche considerando il fatto che ogni sera potete fermarvi in una struttura. Ma come dicevo prima, questo non vuol dire che va sottovalutato. Se volete farlo fuori stagione come ho fatto io, vi posso garantire che ve lo godrete alla grande, perché non ci sarà il turismo di massa, quindi vi godrete
tanti posti praticamente in solitaria, ma allo stesso tempo fate attenzione perché rischiate anche di trovare delle strutture non aperte, come è successo a me. Quindi avete dei pro, avete dei contro, l'importante è che vi organizziate prima di partire. Vi consiglio anche di scendere al faro di Punta Palascia, che è il punto più ad est d'Italia. Si trova vicino al cammino, anzi non è propriamente sul cammino, dovrete fare una piccola discesa e poi dopo risalire, ma si tratta veramente di pochissimi metri e vi godrete un panorama sull'Adriatico e potenzialmente sulle coste albanesi veramente figo. In realtà però ho saputo che è vero, non è sul cammino, ma c'è anche una variante bassa per arrivarci, quindi magari studiatevela che vi fate un giro un po' diverso dall'ordinario. Vi consiglio anche di utilizzare la traccia GPX che potete richiedere direttamente sul sito del cammino. Questo perché la segnaletica al momento non è propriamente perfetta, quindi avrete bisogno magari di appunto uno strumento in più come la traccia per non diciamo impazzire in certi punti dove potreste magari perdervi qualche freccia qua e là. Se qualcuno del cammino dovesse vedere mai questo video, vi prego non prendetela come un'offesa questa cosa, ma è semplicemente una constatazione per magari andare a migliorare un po' il servizio, che comunque è buono, ma secondo me in certi punti andrebbe implementato un pochino. Io ragazzi spero che questa piccola guida vi sia stata utile. Ovviamente vi consiglio anche di andare a visitare il sito ufficiale del Cammino del Salento e la loro pagina Instagram ufficiale, che è molto attiva, che ovviamente vi lascio linkate qui sotto. E se avete altre domande a proposito per cui non avete trovato una risposta all'interno di questa guida, lasciatemele nei commenti che se riesco vi rispondo molto volentieri. Vi ricordo inoltre che ho pubblicato i video di questa esperienza qua sul canale, ma vi consiglio anche di andare sul canale di Filippo To The Summit, che anche lui ha pubblicato i suoi video. Ovviamente anche questi ve li lascio linkati qua sotto in descrizione. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, che se vi è stato utile vi chiedo semplicemente di lasciarmi un mi piace e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!